Buongiorno, bentrovati. Io sono Paolo Di Paolo e vi do appunto il benvenuto a questa iniziativa molto bella, molto importante che ha questo titolo: La diversità vista dall'altro, una guida pratica alla comunicazione del futuro. È un'iniziativa voluta da Telecom, 4 Weeks for Inclusion, e naturalmente è all'interno di un arco di iniziative di 4 settimane, eventi digitali condivisi, webinar, laboratori digitali e gruppi creativi appunto che si estendono su un periodo largo per ragionare sui temi della valorizzazione delle diversità, per cercare di specificare anche delle possibilità concrete di andare incontro all'altro in una idea di comunicazione che non sia quella schematica fatta soltanto di pregiudizi, perché la diversità vista dall'altro presuppone appunto uno spostamento di prospettiva, presuppone la possibilità di guardarci con gli occhi di qualcuno che non siamo noi e di provare anche a parlare in un modo diverso. Abbiamo degli ospiti molto importanti, molto diversi tra loro perché raccontano anche mondi differenti e ve li presenterò via via, ma prima voglio fare dei ringraziamenti che poi ribadirò. Naturalmente il primo ringraziamento è a Telecom per aver messo insieme questa impresa molto significativa e anche molto ampia. Poi voglio ringraziare Andrea Laudadio, Gaia Spinella, Andrea Rubera e tutto il team di organizzazione appunto di 4 Weeks for Inclusion, che ha lavorato intensamente e anche effettivamente in modo ininterrotto al coordinamento di questa iniziativa. Un ringraziamento importante va anche a Spix, che ha aderito all'iniziativa con entusiasmo, proprio perché ritiene che la diversità sia un valore irrinunciabile. Avremo come ospiti una grandissima scrittrice, Dacia Maraini, una figura del mondo della società che in realtà è attentissima alla dimensione ovviamente legale, all'implicazione giuridica dell'uso del linguaggio, che è Katie Latorre, una persona che è davvero molto seguita su questi temi. Stefano Ferri, che racconterà una sua esperienza, le Witty Wheels, ma ve le presenterò naturalmente via via, e Luigina Mortari, che dalla prospettiva della pedagogia generale e sociale di cui si occupa appunto ci aiuterà ad aggiungere un tassello alla nostra discussione. Volevo partire proprio dalla scrittrice, da Dacia Maraini, perché è questo anche tutto un discorso che ha a che fare col nostro scegliere le parole. Il linguaggio è qualcosa a cui diamo un grande valore, spesso però lo bistrattiamo, lo maltrattiamo e crediamo che una parola valga l'altra. Invece mi verrebbe da chiedere proprio a Dacia Maraini quanto è importante scegliere le parole, il che non significa essere ipocriti, perché spesso si scambia il rispetto dell'alterità per ipocrisia, no? E dunque anche quello che oggi passa per politicamente corretto, molti lo leggono come ipocritamente corretto. Invece la scelta delle parole fa la differenza nella rappresentazione dell'altro e nella nostra relazione con l'altro. Ma certo, poi il linguaggio è il pensiero, cioè non esiste un pensiero senza linguaggio e quindi più si parla bene, nel senso della complessità del linguaggio, e più si pensa bene. Questo è importante ricordarlo, perché sembra che il linguaggio debba essere sciatto, trascurato, fatto di poche parole. Non è vero, il linguaggio più è ricco e più è ricco il nostro pensiero. Più noi comunichiamo, più noi capiamo. Quindi è molto importante lavorare sul linguaggio, questo direi la prima cosa. E il linguaggio, appena entri dentro il mondo complicato, difficile, in continuo movimento, perché il linguaggio non è mai fermo, si muove in continuazione, ti accorgi dell'altro. Intanto, per esempio, altre lingue, altre culture, altre religioni che arrivano attraverso il linguaggio, no? Oppure il linguaggio anche dei segni, il linguaggio, della faccia, il linguaggio, beh, abbiamo un esempio qui bellissimo di una, giovane donna bravissima che si chiama Arianna, che sta appunto, rappresentando le nostre parole attraverso i segni. Però voglio ricordare che fino alla fine del '700, i sordomuti erano considerati dei folli, venivano chiusi nei manicomi, perché erano considerati persone che, siccome non sentivano, non potevano sentire la parola di Dio, no, e quindi erano in qualche modo, penalizzati, ecco.
Quindi, l'idea che il linguaggio si arricchisce sempre, trova nuovi modi di esprimersi, credo che sia una grande forza, è una grande ricchezza. Sta aumentando in questo periodo anche la sensibilità alle forme, linguistiche rispetto alla rappresentazione dell'alterità e della diversità, anche più semplicemente rispetto alla differenza di genere, no, come tu sai, si discute da tempo di quanto possa anche la lingua diventare più inclusiva. Qualche volta ci incuneiamo, diciamo, in discussioni che sembrano solo capziose e giocate sulla grammatica, ma in realtà poi la portata della questione è molto più vasta, non si tratta soltanto, non so, per esempio di declinare al femminile le professioni, no? Chirurga, sindaca, e mi sembra il minimo sindacale, ma anche pensare di rappresentare nei plurali, per esempio, no? Di trovare delle forme, al di là che si possa scegliere di usare addirittura delle forme nuove come la Sheva o altro, ma in generale anche non usando magari nuovi segni, nuovi simboli grammaticali, si può prestare attenzione scrivendo e parlando alla rappresentazione dell'alterità. E tu che sei stata sempre così attenta appunto al discorso sul potere degli uomini quando hanno reso e rendono subalterno il paesaggio della rappresentanza femminile, ecco, potresti forse aiutarci a cogliere quanto sia ancora lunga la strada perché davvero ci sia una piena rappresentanza dell'alterità femminile in una società in cui sembra che sia tutt'oggi molto faticoso, come abbiamo visto anche da polemiche recenti, far passare l'idea che ci sia una eguaglianza effettiva, non soltanto astratta. Beh, dobbiamo cominciare col riconoscere che la grammatica, che non si può cambiare così in 2 passi, è profondamente misogina. Cioè noi usiamo il maschile come universale, infatti si dice l'uomo e l'uomo comprende anche la donna. Si dice l'uomo è mortale, si comprende anche la donna, mentre la parola donna non è universale, la parola donna è particolare e riguarda il particolare. Quindi c'è proprio una grave differenza di peso, di valore. E quanto alle professioni, giustamente tu hai detto che ci sono che adesso si cerca di dare un femminile alle professioni tradizionali che sono al maschile perché effettivamente erano soprattutto gli uomini che erano ammessi agli studi superiori e che diventavano architetti, ingegneri, eccetera. E ricordiamoci per esempio che ancora oggi le, denominazioni più umili sono femminili, si dice cameriera, segretaria, balia, assistente, eccetera, mentre, le parole più prestigiose sono al maschile. E se io dico maestro, posso dire anche direttore d'orchestra, no, è un maestro è un filosofo, un direttore d'orchestra, mentre se io dico maestra è quella, donna che si insegna alle elementari. Quindi, c'è ancora, un qualche cosa di molto importante nella grammatica. Non si può chiaramente cambiare la grammatica, per esempio appunto, come si fa? Non è che posso cambiare i generi e posso cambiare le desinenze, posso cambiare, il modo in cui si usa generalmente la grammatica, però si può rendersi intanto consapevoli di questa profonda misoginia della grammatica e cercare piano piano qualcosa di modificarla. Io per esempio quando scrivo non dico mai l'uomo per dire il genere umano, dico l'essere umano. Già è una piccola modifica, no, perché si dice sempre l'uomo si declina sempre al maschile, capisci? Si dice i figli, si dice gli italiani e si intende anche le italiane, ma non si dice le italiane per dire anche gli italiani. Queste sono, piccole osservazioni che però se uno è consapevole già usa la lingua in una maniera più giusta, ecco. Se invece non è consapevole finisce con l'entrare dentro la misoginia e attraverso il linguaggio la misoginia poi, anche modifica e influenza il nostro pensiero. E ti faccio ancora una domanda su questo punto, proprio su come sia una questione anche di potere e di poteri, perché tu hai riflettuto più volte su come
il potere maschile si sia manifestato e continui a manifestarsi anche attraverso un'aggressività e spesso una violenza che non è soltanto di natura verbale, spesso purtroppo direi, anzi è soprattutto di natura fisica. Questo ovviamente ha a che fare con fatti tragici di cui vengono puntellate le cronache quotidiane, ma poi in questo equilibrio difficile tra sessi c'è sempre una prepotenza maschile, una prepotenza appunto che diventa aggressività anche a parole. Recentemente una polemica ti ha portato a fare una riflessione che vorrei tu condividessi con noi su come quello che addirittura qualche volta si rimprovera alle donne, che è paradossale, cioè di essere poco aggressive, di reagire con poca aggressività, sia in realtà una coazione secolare, millenaria, cioè quella, tu dici, usi un termine che vorrei poi ci chiarissi, quella spinta a sublimare un elemento di aggressività che quindi ha comportato appunto in questo equilibrio difficile tra uomo e donna che il detentore, diciamo, della parte più aggressiva fosse appunto il maschio e che la donna d'altro canto invece fosse portata per ragioni più che naturali, culturali, appunto a sublimare la violenza. Sì, bisogna partire prima di fare, delle dichiarazioni sulle le origini, biologiche, che sono sempre scivolose e pericolose, perché quando si fanno distinzione sul piano biologico si fa finire sul razzismo. Il razzismo è questo, proprio fare le differenze fra le persone attraverso la biologia e non attraverso la cultura e la storia. Ecco, io rivendico il fatto che le donne naturalmente hanno tante diversità, ma sono diversità acquisite e formate, attraverso la storia, che è una storia diversa, perché le donne sono state escluse dalle professioni, dall'apprendimento, dai luoghi importanti di potere, di decisione, dal sacro, per cui naturalmente hanno fra l'altro imparato a sublimare. Per me la sublimazione è un fatto positivo, non è un fatto negativo, perché vuol dire trasformare i nostri istinti aggressivi, più vicini agli animali, mettiamo l'istinto della vendetta, l'istinto del guerresco, dell'aggressione, in qualche cosa di opposto, in qualcosa che rientra nella complessità del vivere insieme, e cioè per esempio attraverso l'educazione, attraverso la religione, attraverso i tabù, diventare delle persone che sono sempre consapevoli di essere parte di una comunità e non sole al mondo, no, e non dominanti. Per questo dico che le donne sono state costrette a sublimare, no, per educazione. Però questa sublimazione secondo me è una cosa molto positiva, da cui non bisogna buttar via, come dicono gli inglesi, il bambino insieme all'acqua sporca. Non bisogna pensare che sia un ostacolo alla emancipazione. Secondo me quello è sbagliato. L'emancipazione ci deve essere, c'è già nell'Occidente, una parte dei paesi occidentali c'è questa emancipazione, però ancora c'è molto da fare e comunque secondo me questa ricchezza che hanno le donne di aver imparato a sublimare, io la terrei perché è una cosa molto positiva e anzi andrebbe contagiata al mondo maschile. Cioè imparare a trasformare la nostra aggressività in qualche cosa che riguarda la cura dell'altro, l'attenzione. Faccio un esempio. Se una donna viene lasciata dall'uomo che ama o dall'uomo che considera suo marito, suo compagno, non le viene neanche in mente di ucciderlo, no, cioè magari piange, si dispera, lo insulta, ma non pensa di ucciderlo. Secondo me questo non è dovuto a una differenza di biologica, ma al fatto che le donne hanno imparato a sublimare. Mentre gli uomini che non hanno imparato a sublimare, insomma diciamo come cultura maschile, perché poi, ci sono uomini e uomini, beh, loro si sento e lo vediamo dalla cronaca di tutti i giorni, che appunto gli uomini che non hanno imparato a sublimare, pensano che sia loro diritto di aggredire, di reagire in maniera violenta, perché questo è stato legittimato nella storia, non è un fatto biologico. Non è che gli uomini sono più cattivi, più aggressivi, è che hanno imparato che era loro diritto, e lo è stato,
ricordiamoci che fino all'81 il delitto d'onore era, lecito, era accettato dalla legge. Cioè se un uomo uccideva la moglie perché era adultera, aveva se la uccideva, invece di prendere, 20 anni ne prendeva 2. Quindi c'era una legittimazione della violenza familiare, no, adesso non c'è più, però molti uomini che identificano la propria virilità con il possesso, non riescono a uscire da questa logica, ecco. Però vorrei insistere, continuo a dire che è una logica storica che non ha niente a che vedere con la biologia e con la diversità, diciamo, fisiologica fra donna e uomo. Prima di passare a Katie Latorre, tra un attimo, un ultimo passaggio veloce, te lo chiedo, rispetto alla rappresentazione delle diversità, negli orientamenti sessuali, nelle identità sessuali. È curioso come magari una stagione che sembra ormai remota, come anche quella delle battaglie femministe in generale per la liberazione anche del discorso, sessuale, dell'identità sessuale, la libertà del desiderio, poi sia stato fatto questa rottura, questa fortissima battaglia concentrata negli anni 60, negli anni 70 e poi abbia avuto come delle regressioni nella società civile e oggi ci ritroviamo, magari qualche volta ci sembra il punto di partenza nell'accettazione dei desideri, nell'accettazione delle complessità identitarie, nella rappresentazione proprio degli orientamenti delle persone e anche quella che oggi chiamiamo fluidità, che chiamiamo appunto identità di genere, perché facciamo così fatica a mettere a fuoco la libertà, appunto, intanto dei desideri e delle identità? Beh, non è che sia per tutti così, direi che il mondo è diviso, no, cioè ci sono alcune persone che sentono il bisogno del progresso, perché sentono il cambiamento, capiscono il cambiamento e vogliono partecipare al cambiamento, anche se il cambiamento significa dei sacrifici, perché non c'è dubbio che tutti i cambiamenti comportano dei sacrifici e delle rinunce. Però chi è portato a pensare in termini di collettività e di futuro, accetta i sacrifici. Poi ci sono delle persone che non ne vogliono sapere, che non ne vogliono sapere, che hanno paura dei cambiamenti, allora si arroccano dentro una chiusura mentale e anche diventano ostili, son pronti a fare qualsiasi guerra per non cambiare, capisci? Però io vorrei dire che il progresso non è una linea dritta che va verso l'orizzonte. Il progresso ha degli alti e bassi, questo bisogna ricordarlo. Noi si può sempre tornare indietro. Questo è successo, purtroppo succede, la storia sempre ci insegna che anche dei popoli che erano avanzatissimi, pensiamo alla Germania degli anni '20, che era un paese avanzato dal punto di vista filosofico, politico, scientifico, musicale. È incredibile perché era un paese all'avanguardia. Ebbene, è caduto nelle mani di 4 criminali e è diventato un paese mostruoso, è diventato un paese mostruoso in poco tempo, cioè ha perso tutto quello che aveva conquistato, no, di scoperte, di meraviglie, di novità, eccetera. Quindi ricordiamocelo questo, io lo dico sempre alle ragazze che sono magari più femministe di me, ma pensano quando vado nelle scuole, no, ma pensano che le conquiste siano lì per sempre. Mentre non è così, le conquiste si possono perdere. Per quello che è molto importante cercare di mantenerle, cioè difenderle, difendere le conquiste. E non sempre è facile, lo vediamo anche coi talebani, no, in questo momento in Afghanistan le donne che io ho conosciuto, perché sono state in Afghanistan e non avevo visto nemmeno un burqa, erano donne libere che andavano all'università, che lavoravano, che facevano tutto, era un paese povero ma libero. Oggi si trovano che non possono studiare, non possono lavorare, non possono guidare, non possono viaggiare e sono coperte dai burqa e quindi evidentemente c'è stata un'involuzione. Quindi la storia insegna che si può tornare indietro anche dalle grandi, rivoluzioni e dalle grandi conquiste e questo vuol dire stare allerta. Ma, ecco, ci sono e questo certamente oggi è un momento regressivo,
perché la pandemia ci ha preso ha messo una paura tale che moltissime persone sono regredite, si sono come chiuse nel proprio piccolo nido per paura. E questo però la paura è sempre cattiva consigliera. Dalla paura nascono le guerre, nascono le violenze, nascono i rifiuti dell'altro, le incomprensioni, i rancori. Perciò io direi che bisogna combattere la paura. Grazie Dacia Maraini, poi ovviamente torneremo anche a lei. Katie Latorre, dicevo, è una figura molto, molto amata e molto seguita, è un'avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio, si è occupata moltissimo di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e credo possa aiutarci a sviluppare il ragionamento facendoci cogliere quanto non sia soltanto un discorso astratto quello del linguaggio, perché ha una ricaduta effettiva poi sulla realtà delle persone, sulla realtà degli altri. E quindi mi piacerebbe che ci aiutassi, Katie, proprio in questo, no? A capire le parole che scegliamo cambiano la realtà, quello che dicevamo all'inizio con Dacia Maraini, ma tu dalla tua prospettiva puoi aiutarci a cogliere ancora più specificamente quello che vuol dire prestare attenzione all'uso del linguaggio per poi prestare attenzione alla verità dell'altro, alla sua specificità, alla sua differenza. Intanto grazie, grazie anche a Dacia Maraini alle riflessioni che ha fatto perché sono davvero molto preziose, ma grazie anche alle domande che hai posto tu, Paolo, perché devo dire che da subito porre il tema di un linguaggio che rischia di diventare talvolta diciamo una scatola vuota perché estremamente politicamente corretto, ma di fatto scollato dal linguaggio che poi utilizziamo comunemente. Quindi esiste un linguaggio che utilizziamo nelle aziende, esiste un linguaggio che utilizziamo nelle TV, sui giornali, però poi qual è il linguaggio che utilizziamo nei nostri discorsi comuni, correnti, quando parliamo fuori dai luoghi, no, di lavoro istituzionali. E poi hai posto anche un altro tema, cioè la forma e sostanza, quando la rendiamo tale, cioè è chiaro che io non penso che diciamo per cambiare la realtà bisogna cambiare la lingua, penso che la lingua cambia, muta, come diceva anche prima Dacia Maraini, è in continuo movimento perché è cangiante il bisogno che c'è di questa lingua e di questo linguaggio. Quindi io personalmente quando insegno D&I, Diversity Inclusion, cioè valorizzazione delle differenze, e dopo dirò anche qualcosa su che cosa significa valorizzare, cioè mettere a valore, quando nelle aziende insegno questo, dico sempre che il cambiamento del proprio linguaggio è una naturale conseguenza, neanche troppo faticosa o scomoda, quando cominci a vedere gli altri, cioè a vedere l'alterità nella sua complessità. Quindi se hai una collega o hai dei colleghi che stanno facendo una transizione di genere, quindi una riassegnazione del genere da maschile a femminile o da femminile a maschile, diviene naturale porsi il tema di con quale nome appello questa persona che sta facendo un cambiamento di sesso e di genere, cioè diventa naturale a meno che non si è delle persone davvero stolte, delle persone irrispettose, delle persone che veicolano una discriminazione e un senso di rigetto, no? Della diversità altrui, perché attraverso le parole noi, o meglio, attraverso le parole che non utilizziamo, stiamo esprimendo una disapprovazione. Se io continuo a chiamare una persona che sta facendo una transizione di genere verso il maschile, continuo a chiamarla al femminile,
sto di fatto non solo facendo una violenza verso quella persona, ma sto anche esprimendo tutto il mio disappunto per quella transizione di genere. Ma la vera domanda che noi dobbiamo porci è: chi siamo noi per disapprovare le vite altrui? Chi siamo noi per ergerci a giudicatori e giudicatrici delle vite altrui? Vi faccio anche quest'altro esempio. Da anni io mi appello, mi chiamo avvocata e tantissime persone mi rispondono e mi dicono: è cacofonico, ma perché? Tanti colleghi e tante colleghe mi dicono: non si può sentire, è orrendo, è orribile. E io rispondo sempre con grande cordialità, ma vorrei dire che tutte le cose, fin tanto che non le pronunciamo, tantissime parole che non abbiamo pronunciato per anni erano cacofoniche, risultavano male, e ogni tanto rispondo agli studenti, anche rispondo a chi me lo chiede in azienda. Dico, negli anni 90, se dicevo PC, che è la diminuzione di personal computer, mi guardavano come se stessi dicendo una bestemmia, e adesso è la cosa più normale del mondo, perché le parole acquistano anche, come dire, una loro confidenza con la vita. Tanto più le pronunciamo, tanto più ce ne appropriamo anche attraverso la consapevolezza che lo stiamo facendo per affermare che io sono vocata al diritto, non sono vocato al diritto. Avvocata è vocata a, io non sono vocato a. Quando io ero una giovane studentessa di giurisprudenza, mi chiesero di tradurre un testo, una sentenza, di commentare una sentenza della CEDU, della Corte Europea dei Diritti Umani. Veniva appellata, e tuttora è così, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Io ero molto giovane, guardate, erano veramente gli anni 90, non c'era ancora la sensibilità che c'è adesso nell'uso di un linguaggio più attento a tutte le differenze, ma mi ricordo che usai nella traduzione Corte Europea dei Diritti Umani, perché mi chiesi da giovane studentessa perché devo chiamarla dell'uomo. Questa corte è di tutti gli umani, non è solo dell'uomo. E questa è una cosa che mi ha portato semplicemente negli anni a chiedermi, quando uso delle parole, come potrei avere attenzione agli altri utilizzando delle parole che sono il segno che io mi pongo quella questione, cioè io provo a vedere gli altri. Adesso qui ci sono Elena e Maria Chiara, vi racconteranno anche quanto sia complesso l'utilizzo delle parole anche nel grande mondo della disabilità, ma io per esempio ho imparato a chiedere alle persone: come volete che io vi chiami? Ho imparato a chiedere ai miei amici, alle mie amiche cieche: volete che vi chiami non vedenti o volete che dica persona cieca? Ho imparato a domandare, perché ho imparato che la diversità si valorizza attraverso lo sguardo, cioè se io ti vedo in quel momento tu esisti, e se esisti tutto quello che avverrà dopo è una meravigliosa scoperta che possiamo fare insieme. Questo è quello che io penso che anche in questo grande evento che organizza Telecom, ma che vede partecipe tante realtà aziendali, bisogna fare proprio nel cammino nel mondo del lavoro, perché guardate che il mondo del lavoro è uno dei fulcri della nostra esistenza. Quando non c'è permesso, oppure non ci sentiamo confidenti, non ci sentiamo confortevoli nel fare un coming out nel mondo del lavoro, la nostra vita cambia o la nostra vita è dimezzata.
mentre gli altri, i nostri colleghi, possono raccontare dei loro weekend con le compagne, con i compagni, noi magari staremo zitti e non racconteremo parte della nostra vita che è la vita essenziale. Ma se invece, per esempio, l'azienda utilizza delle parole neutre come partner, siete invitati alla festa di Natale, voi e i vostri partner, senza scrivere compagno o compagna, nell'imbarazzo di non tenere in considerazione che magari qualcuno ha una compagna o compagno del proprio sesso, guardate che si compiono delle straordinarie rivoluzioni con davvero pochissima fatica. E Katie, volevo portare avanti il ragionamento che facevi proprio perché lo stavi in qualche modo già introducendo, cioè di come si può, tu fai corsi anche nelle aziende, di come si può ripensare, riformulare l'uso appunto delle allocuzioni, quindi l'attenzione, lo stavi già in qualche modo suggerendo, dei nomi e dei pronomi. Intanto dici tu chiedendo, no? E poi quanto è importante anche proprio la selezione del pronome all'interno dell'azienda per riconoscere lo specifico appunto di quella persona all'interno di quel mondo del lavoro. E poi parli anche di spazi molto spesso, no? Cosa che sembra accessoria a tanti che magari in modo un po' sbrigativo la liquidano come un problema secondario, invece tu dici se poi il benessere di quella persona deve essere portato al massimo delle possibilità dall'azienda appunto che del suo lavoro in qualche modo si avvantaggia, bisogna ragionare anche sugli spazi anche dell'intimità, insomma, non soltanto quelli aperti, diciamo, alla luce del sole. Allora, intanto, diciamo, per essere proprio più concreti e pragmatici, assolutamente sì. In tante aziende che magari ci stanno anche ascoltando, abbiamo portato avanti dei programmi per l'introduzione di bagni genderless, cioè di bagni diciamo non più maschili e femminili, ma bagni per chiunque. Questo perché le statistiche ci dicono che circa il 12% delle aziende sopra i 150 dipendenti hanno avuto almeno un caso di una persona in transizione di genere o che si definisce non binaria, quindi che non si identifica completamente nel femminile o nel maschile o in entrambe. E quindi si sono poste la prima domanda che quando hai qualcuno in azienda che fa una transizione di genere che ti fai è: quale bagno utilizzerà? Il bagno è uno spazio fondamentale al lavoro, cioè uno spazio che è necessario, uno spazio che dobbiamo tutti utilizzare più volte al giorno, ma è anche uno spazio sicuro, safe, che deve essere uno spazio in cui ci sentiamo confidenti. Immaginatevi per esempio lo scandalo che avvenne quando Vladimir Luxuria, eletta parlamentare, venne cacciata dal bagno femminile in Parlamento perché alcune sue colleghe parlamentari non volevano condividere il bagno con lei. E allora oggi è una questione tra l'altro molto discussa, avviene anche nelle palestre, negli spogliatoi. Potrebbero esserci dei lavori in cui è necessario cambiarsi, tutti i lavori che riguardano per esempio il sociale, il mondo sanitario, e quindi se hai un collega, una collega, una persona che nella tua azienda sta facendo un percorso di transizione di genere, la prima domanda che ti fai è: quale bagno utilizzerà? Allora in molte aziende abbiamo iniziato subito a sperimentare i bagni gender neutral. Perché? Perché abbiamo visto che le statistiche ci raccontano come i bagni delle donne siano il 60% più lenti, cioè si impiega molto più tempo nel bagno delle donne per ragioni ovvie, per ragioni insomma che riguardano l'utilizzo che una donna ne può fare, mentre invece dall'altro versante, nel bagno degli uomini si sta meno tempo, ma sono
notoriamente più sporchi, cioè meno puliti. Quindi in alcuni stati del mondo, in California innanzitutto, hanno istituito i bagni per all gender, cioè tutti i generi, quindi bagni aperti a chiunque, già a partire da una decina d'anni, sono obbligatori addirittura, vedendo poi alla fine che il tempo in cui si sostava nei bagni diminuiva per tutti, quindi tutti passavano meno tempo perché è chiaro che non c'erano le file, molte donne dietro la porta del bagno delle donne e magari il bagno degli uomini vuoto, quindi il tempo di stazionamento si era abbassato per tutti, la qualità della pulizia dei bagni era aumentata perché gli uomini non pensavano sarà più un bagno soltanto per noi, e non solo, paradossalmente era aumentata la socialità all'interno di uno spazio come quello del bagno. Ci si stava meno tempo ma si socializzava di più. Ora, non voglio annoiarvi troppo con questa questione del bagno, ma è cruciale perché poi rendendo contenti anche uomini e donne, persone binarie, si è incluso in maniera automatica, senza quindi dover fare esperimenti dannosissimi come il bagno per le persone trans, si sono incluse anche le persone non binary e in transizione di genere. Questa è la soluzione ottimale perché il bagno per le persone trans è la soluzione di ghettizzazione, di specializzazione che non va verso un'ottica di piena inclusione. Si può anche pensare che l'altra grande questione è per esempio l'utilizzo della firma a margine di una mail in cui ognuno di noi può dire con quale pronome vogliamo essere chiamati, cioè al femminile, al maschile, oppure l'uso del plurale che può essere utilizzato per noi persone non binarie. Questo chiaramente è un'evoluzione, si usa molto nelle multinazionali, si usa molto in tutte le aziende che hanno un background anche internazionale. In generale però quello che abbiamo imparato è che attraverso le parole e l'utilizzo, la conoscenza di parole che guardano anche le esperienze di alterità e di diversità altrui, si può anche guardare la diversità e anche abbracciare l'idea che la diversità non deve essere giudicata perché la diversità è la totale, diciamo, è un'accezione della realtà. La diversità dicevi, non deve essere giudicata e questo è il giusto passaggio proprio all'esperienza che può raccontarci Stefano Ferri, che è un giornalista, uno scrittore, un consulente, ha raccontato della sua esperienza in un libro di questi giorni, Crossdresser, Stefano e Stefania, le due parti di me, in cui racconta appunto l'esperienza di uomo in abiti da donna. E oltre ovviamente a mettere in condivisione questa sua esperienza, credo che un punto che gli sta molto a cuore è proprio questo della legittimità di tutte le tendenze sessuali, in qualche modo l'assoluto rifiuto di etichette, no? Della necessità che abbiamo di etichettare, di chiudere dentro gabbie e che appunto a te Stefano sembra sbagliata, a monte. Assolutamente sì, lo è. Io vorrei ringraziare di cuore Dacia Marini e Cati La Torre per quello che hanno detto, perché in realtà fanno capire, con parole anche migliori di quelle che posso usare io, quanto tutti i discorsi sui diritti civili, sull'antirazzismo, sulla legittimità, ruotino intorno a un concetto di basilare importanza, cioè che siamo tutti persone, punto. Questa è la verità. Siamo tutti persone. Io sono, a mio modo, attivista, diciamo, sui diritti civili da 6 anni e io non ho mai usato il termine LGBTQI+, e non mi ricordo quelle altre lettere che ci sono, perché proprio non le ho nemmeno memorizzate, perché secondo me sono sbagliate. Ghettizzano qualcosa che va visto da un'ottica diversa, perché quella è l'ottica sbagliata, siamo tutti persone.
io vorrei fare un aneddoto, raccontare un episodio. Al Salone del Libro del 2016 partecipai come relatore a un convegno sul cross-dressing. Cross-dressing è quel modo di vestire che mi rappresenta, insomma, per cui si utilizzano capi d'abbigliamento che vengono convenzionalmente riservati al sesso opposto. Mi intervistava, e mi ricordo l'auditorium era pieno, quindi un buon convegno, e mi intervistava una giornalista molto preparata, specializzata in storia dell'abbigliamento. Andammo avanti per un'ora. Nemmeno io, tengo a sottolineare questo, nemmeno io mi ero accorto di un dettaglio che vidi verso la fine, allo scoccare del 60° minuto. Presi il microfono e dissi al pubblico: ci rendiamo conto che da un'ora stiamo parlando come se l'unico crossdresser su questo palco fossi io? La giornalista che mi intervistava era in giacca, pantaloni e Oxford stringate. Nessuno se n'era accorto, neanche io. Perché? È un fatto statistico, è un mero, banale fatto di numeri. Siamo tutti così abituati a vedere le donne che indossano capi ispirati al sesso maschile, che non solo non ce ne accorgiamo, ma a maggior ragione a nessuno di noi verrebbe mai in mente di etichettare come crossdresser una donna in quei panni. Ed è giusto che non venga in mente, perché la donna in quei panni è una persona, esattamente come chiunque altro. Io devo ricorrere al termine crossdresser perché siamo talmente in pochi, noi uomini, che abbiamo avvertiamo il bisogno, di cui poi dirò chiaramente, ma abbiamo soprattutto il coraggio di andare in giro vestiti con abiti femminili, cioè gonna, tacchi, tubini, eccetera, che io mi rendo conto che o lo uso o non do alle altre persone che magari ne hanno bisogno un appiglio per identificarmi, per conoscere, per riconoscermi, no? Consideriamo sempre che conoscere vuol dire riconoscere, per cui laddove uno non ha mai visto una cosa ha per natura un attimo di sbandamento. Allora io vengo in aiuto dicendo: ok, io sono un crossdresser, e spiego cos'è il crossdressing. Ma è un fatto identificativo, è un fatto puramente convenzionale. Io sono una persona, come chiunque altro, come le donne, come le persone di colore, come i gay, come i trans, come tutti. E bisogna sforzarsi di capire così. Questa deve essere, secondo me, l'ottica con cui guardare il mondo che ci troviamo davanti dopo questo incubo da cui stiamo uscendo, l'incubo del Covid. Cerchiamo di correggere le distorsioni del nostro passato, cerchiamo di vedere le cose dal punto di vista giusto e non ci dimentichiamo che l'innovazione passa sempre attraverso la mente, cioè un modo diverso di guardare le cose. L'energia elettrica non sarebbe mai stata inventata se tutti quanti noi avessimo continuato a ragionare solo su come prolungare l'uso delle candele. Cambiamo. Allora, cerchiamo di capire che così com'è giustamente normale una donna coi pantaloni, altrettanto deve esserlo un uomo con la gonna. Tanto più che la vera novità, se vogliamo vedere, erano un secolo fa le donne coi pantaloni, perché erano veramente un fenomeno nuovo, nessuno l'aveva praticamente mai vista, mentre di uomini con la gonna la storia è zeppa. Pensiamo all'Evo antico, pensiamo al Rinascimento, e ce ne sono. La tunica, la tunica corta, l'uomo l'ha portata per millenni, ma veramente millenni. Quindi è veramente un fatto di convenzione. Le convenzioni le creiamo noi. Così come le creiamo noi possiamo abrogarle. Abroghiamole, perché in questo caso serve tantissimo. Mi piacerebbe che tornassi anche su un altro punto su cui varie volte ovviamente hai avuto occasione di riflettere, e cioè sul rischio di una forma di repressione o autorepressione appunto di questa libertà, no? Di essere come si vuole, persone come si vuole, senza etichette. Hai detto a monte del linguine abbiamo il cervello, no? E questa è una ricchezza, questo cervello che può andare anche al di là di quello che è, diciamo così, la parte anatomica
all'altezza dell'inguine. E questa repressione perché diventa pericolosa, soprattutto se non la si riconosce come tale? Perché l'uomo represso, l'essere umano represso, prima o poi cerca la vendetta. E questo è il punto, quindi diventa violento. E questo vale per chiunque. Io nella mia esperienza di crossdresser mi sono scontrato con uomini e con donne repressi. Questa è la conseguenza del fatto che siamo tutti persone, quindi per tutti valgono queste dinamiche attive e passive. Io ho trovato gente repressa che incontrandomi e quindi vedendo nell'uomo che sono qualcosa che scatenava, che li pungolava, come dire, datti da fare perché non è questa la tua strada, hanno provato a riversare contro di me, cercando a volte di rovinarmi anche la vita, e riversare contro di me questa loro repressione. La repressione è un vicolo cieco. Qui si parla soprattutto di tendenze che hanno a che fare con l'ipotalamo. L'ipotalamo è l'area del cervello che è deputata alle emozioni, non alla razionalità, cioè il contrattare della neocorteccia, dove invece ci sono le cose controllabili, no? E qui una prima grossa, un grosso errore si fa col termine perversione. Non c'è, a mio parere, termine peggio usato e peggio concepito in italiano del termine perversione, perché noi siamo soliti attribuire alle perversioni un'accezione negativa. Non è vero. I comportamenti pervertiti sono negativi, non le perversioni. Faccio un esempio. Poniamo, no? Un essere umano che ha la perversione del gioco. Non può fare a meno di giocare. Io ricordo che un grandissimo giocatore di carte era mio nonno. Finita lì. Che male c'è? Niente. Se però, e qui scatta il comportamento pervertito, se però a causa di questa perversione si indebita, manda in rovina se stesso, la sua famiglia, i suoi cari, eccetera, allora qui c'è la critica morale, perché ai comportamenti pervertiti, che sono sempre in capo alle scelte razionali, si può dire di no. E se tu non dici di no, hai una colpa. Ma ciò che non puoi controllare in sé innocuo, perché criticarlo? Perché condannarlo? Perché delegittimarlo? Questo è il punto. E a questo punto faccio il mio caso, il caso del cross-dressing. Qui c'è una netta differenza rispetto all'universo femminile, perché le donne cominciarono a vestirsi, tra virgolette, da uomo per praticità fondamentalmente. Durante la Prima Guerra Mondiale le città restarono sguarnite di uomini che erano tutti a fronte e le donne dovettero ingegnarsi per fare anche i lavori maschili che negli abiti che avevano erano impossibili da svolgere. Per noi non è una questione di praticità, un uomo vestito da donna, nessuno può dire che cerca la praticità, no? Con i tacchi a spillo, eccetera. Per cui ci devono essere motivazioni diverse e di motivazioni ce ne sono diverse. Io ne ho trovate 7, alcune razionali, neocorteccia, altre invece ipotalamiche. Quelle razionali sono quelle, non so, quelle che riguardano la scelta. Uno può vestirsi da donna per questioni, per protestare scientemente contro le convenzioni sociali. In questo caso un abito femminile ha lo stesso valore che aveva, per dire, l'Eskimo indossato dai nostri genitori negli anni 70. Poi ci sono quelli che lo fanno per una scelta professionale, no? Guardiamo gli attori che si esibiscono, come suol dirsi, en travesti. Anche quella è una scelta. Ce ne sono tanti bravissimi. Però, ecco, il discorso della scelta finisce nel momento in cui si entra nella sfera sessuale, ipotalamica. E questo, per esempio, capita quando uno si veste da donna per esprimere omosessualità, il suo modo di essere omosessuale. Ci sono dei gay che così fanno perché in questo modo sentono di attrarre gli uomini. E questa non è una scelta. Ci sono crossdresser che lo fanno per manifestare un primo step verso il cambiamento di sesso. E anche questa non è una scelta.
Ci sono quelli, io non vorrei entrare nel torbido, ma così, tanto che siamo tutti adulti, ci sono quelli che lo fanno perché estremizzano la tendenza molto maschile a eccitarsi per ciò che si vede. Allora, si guardano allo specchio, e anche questa non è una scelta. Se questo è il tuo modo di corroborare le tue fantasie sessuali, questo è. E infine ci sono quelli che lo fanno per una, diciamo, scissione, una certa forma di scissione temporanea, diciamo, non full time, fra la loro parte maschile e quella femminile. Allora, magari di giorno li vedi nella loro divisa tradizionale, doppio petto, cravatta, eccetera, nelle banche, nelle aziende, eccetera, e la sera li trovi con la parrucca, seno finto, le calze a rete, eccetera, nei locali ad hoc. Nemmeno questa è una scelta. Ho concluso con questo perché io, che appartengo a un altro punto ancora, ho sofferto tantissimo quando 20 anni fa, che non conoscevo niente del cross-dressing, cominciavo insicuro a percorrere questo ambito perché ne avvertivo l'attrazione per me irresistibile. Mi veniva detto: guarda quelli che non lo fanno sul lavoro, loro sì che sono bravi, che è un'umiliazione, anche perché io non riuscivo a capire per quale motivo in realtà io sentivo di doverlo fare anche sul lavoro, cioè 24 ore su 24. Su questa categoria di crossdresser, alla quale io ho scoperto a 36 anni, quindi non più giovanissimo, di appartenere, io volevo approfittare per gettare una piccola luce, perché noi siamo quelli in cui la integrazione fra parte maschile e parte femminile non si è verificata in modo tradizionale. Anche qui, per tornare a bomba, siamo tutti persone, tutti uguali da moltissimi punti di vista, e per cui siamo tutti un po' maschi e un po' femmine. 170 anni di psicologia ce lo dicono, e abbiamo un'anima maschile e un'anima femminile che nel corso dell'infanzia prima e dell'adolescenza poi si uniscono, si fondono, così creando la persona a tutto tondo. In me e in alcuni altri, pochissimi, però il fatto che siamo in pochissimi non vuol dire che abbiamo meno diritti degli altri, questa integrazione non si è verificata per ragioni legate all'infanzia, eccetera. Allora, a noi, siccome nessun essere umano può vivere senza questa integrazione, l'integrazione si manifesta così, attraverso il bisogno imprescindibile, non per scelta, non elettivo, di indossare abiti dell'altro sesso. Infatti io sono nato, rinato in questi abiti, ho cominciato a fare tutto quello che ho fatto nella mia vita grazie a questi abiti. Mia figlia oggi non ci sarebbe se io non fossi diventato un crossdresser, il mio matrimonio sarebbe finito se io non fossi diventato un crossdresser, e oggi nemmeno sarei qui a parlarvi se non fossi diventato un crossdresser, perché è la mia natura. È la mia natura inevitabile, così come mi è inevitabile in quanto essere umano, in quanto essere vivente, appartenente al regno animale, di respirare per vivere. È inevitabile che io mi vesta così per vivere. Allora, bisogna legittimarci. Il mio è un discorso legato sempre alla legittimazione. Dobbiamo arrivare alla legittimazione di tutte le tendenze, perché siamo tutti persone, a prescindere da gay, trans, eccetera, tutti quanti abbiamo la stessa dignità, e tutte le nostre tendenze vanno sdoganate. A ognuno di noi è dato il dovere, prima ancora che il diritto, di capire qual è il mix psicologico di maschile e di femminile che ha nel cervello, che sta a monte della zona inguinale, ed è dato di capirlo e di viverlo in pienezza, lasciando che gli altri vivano il loro. Se chiaramente questo non non nuoce a nessuno, il crossdressing certamente non nuoce a nessuno, e altrimenti ci si reprime. E per tornare, chiudo così come ho iniziato, le persone represse sono pericolosissime, perché alla lunga cercano la vendetta. Grazie Stefano per il tuo racconto, per la tua testimonianza e anche per ulteriori tasselli nel nostro ragionamento sulla rappresentazione e la legittimazione delle differenze che ogni persona in realtà
porta con sé in quanto tale, in quanto persona, non appunto riproducibile, quindi in qualche modo è anche un discorso sull'unicità dei singoli, no? Sul fatto che appunto una persona è quella, non è ripetibile, non è riproducibile e non basta una categoria a definirla. Allora vengo appunto a Maria Chiara ed Elena Paolini, che si definiscono per gioco le Witty Wheels, che sono formatrici e blogger specificamente impegnate sulla giustizia sociale intorno alla disabilità. Loro lavorano moltissimo proprio sulla decostruzione dell'oppressione strutturale che circonda le persone disabili. E a proposito di come si raccontano le persone disabili, o meglio come vengono raccontate nella nostra società, vorrei chiedere la prima cosa, proprio di farci un quadro rispetto alla loro sensibilità, alla loro esperienza. Come si parla oggi in Italia delle persone disabili? Grazie intanto a tutte le persone che hanno parlato finora. E sì, noi parliamo appunto oggi di come vengono rappresentate le persone disabili e il problema è proprio che vengono rappresentate da altri. Quindi iniziamo col dire che ancora oggi la comunicazione sulla disabilità e sulle persone disabili è infarcita di stereotipi e narrazioni che sostanzialmente si discostano dalla realtà. Sappiamo che nelle narrazioni, ad esempio sulle donne, si parla di sguardo maschile, ad intendere proprio il fatto che la rappresentazione viene creata da una prospettiva maschile a beneficio di una prospettiva maschile, con certe forme sempre uguali. Sulla disabilità succede qualcosa di simile e si parla di sguardo abile, cioè non disabile. Uno sguardo che applica delle nozioni preconfezionate che derivano da una concezione irrealistica e sminuente della disabilità. In generale, come si è visto finora, la comunicazione sulle categorie marginalizzate è spesso dominata dalle persone che non vivono quelle determinate marginalizzazioni e che sono ovviamente proprio quelle che hanno il potere sociale di determinare che tipo di narrazioni saranno applicate. Per questo il tipo di comunicazione che c'è intorno a una categoria di persone è una cartina al tornasole delle gerarchie di potere presenti nella società, dove c'è chi ha il potere di decidere le narrazioni e chi invece non ce l'ha o ne ha meno. Facciamo adesso un esempio personale che riguarda la nostra esperienza e che ci sembra molto rilevante. Noi due siamo disabili, usiamo delle carrozzine elettriche e durante gli anni ci è capitato di avere a che fare con parecchi giornalisti. Questo perché scriviamo, facciamo formazione appunto sull'abilismo. L'abilismo è la discriminazione verso le persone disabili e abbiamo anche organizzato delle manifestazioni in piazza per il diritto all'assistenza personale per le persone non autosufficienti e quindi siamo impegnate nell'attivismo, diciamo. Una cosa davvero difficile è sempre appunto gestire i giornalisti. Perché? Perché molti giornalisti vogliono a tutti i costi inserire noi dentro una narrazione preconfezionata di un certo tipo, proprio perché usiamo delle carrozzine. Quindi faccio un esempio di qualche espressione che ci mettono addosso. Un esempio di coraggio, oppure una vita vissuta pur se in carrozzina, una voglia di vivere immensa, oppure ancora ha fatto questo e questo nonostante la disabilità. Sì, quindi diciamo, aggiungo, sono espressioni sminuenti da cui pare le persone disabili nella comunicazione pubblica non possono affrancarsi. E quindi ogni volta dobbiamo farci mandare l'articolo da visionare prima della pubblicazione, appunto per far togliere eventuali espressioni strambe, e non sempre ci si riesce perché dobbiamo magari argomentare perché certe espressioni sono sminuenti e non ci rappresentano. Insomma, spesso c'è un doppio lavoro nell'essere intervistati, un po' una fatica, perché dobbiamo innanzitutto contrastare una specifica narrazione che non solo non ci rappresenta, ma ci costruisce come qualcosa di altro. E questo è uno degli effetti più importanti e pericolosi,
a cui contribuisce un certo tipo di comunicazione intorno alla disabilità, quindi la costruzione delle persone disabili come altro. E chiaramente una volta che una categoria di persone è altro, su di essa si applicano regole diverse che non si applicano sul resto della popolazione. Quindi nei film, sui giornali, nei media in generale e nelle espressioni di uso comune, praticamente ovunque, possiamo trovare questo processo di costruzione dell'altro attraverso le narrazioni. E poi chiaramente l'idea che sia di qualcosa è plasmata anche dalla comunicazione che vi gira intorno. Quindi una certa percezione sociale delle persone disabili si traduce in una situazione sociale pessima per le persone disabili in Italia, dove sono comuni esclusione e segregazione. Insomma, una comunicazione di un certo tipo sulla disabilità produce danni e influenza in negativo, ad esempio, la percezione sociale delle persone disabili, le politiche proprio sulla disabilità e la scelta concreta di come gestire il denaro pubblico. Ad esempio, se nella comunicazione si insiste sul fatto che le vite delle persone disabili sono tragiche e incomplete, nella pratica è difficile che si deciderà di investire per supportare persone con vite così svalutate. O comunque anche per le stesse persone disabili leggere e sentire più volte che la loro vita non è dignitosa o che sono un peso per chi li assiste può avere anche effetti psicologici pesanti come quadro generale. Ecco, questo è molto chiaro. E visto che abbiamo parlato molto anche dell'aspetto sessuale, sicuramente anche quando si parla di disabilità, o forse soprattutto quando si parla di disabilità, si fa fatica addirittura ad accostare alla persona disabile il suo desiderio, la sua sessualità. Anche su questo siamo ancora molto indietro, immagino che voi siete di questo avviso. Sì, sicuramente diciamo il tabù sul sesso è generale, applicato a tutti. In generale le persone disabili sono sminuite, svalutate in vari ambiti della vita, no? Quindi nel lavoro, nell'istruzione, ma anche a livello sociale e relazionale, quindi sì, chiaramente in ogni sfera ci sono sicuramente basse aspettative sulle persone disabili. Anche in questo. Sì, diciamo, gli stereotipi e i pregiudizi sono, diciamo, appunto, come diceva Chiara, in tutti gli ambiti della vita, senza eccezione praticamente. Ci vediamo anche il terrazzo Facciamo qualche esempio magari di narrazione Sì. sulla disabilità, se va bene. Certo. Va bene, diciamo innanzitutto abbiamo sentito sicuramente tutti espressioni come soffre di disabilità, affetto da disabilità, è costretto su una carrozzina. Queste espressioni esprimono un'idea tragica di disabilità come sofferenza. E a questo è collegato spesso una retorica paternalista, sì, che vede le persone disabili proprio come vittime della disabilità e la disabilità come condizione di vita inenarrabile. E ecco allora tutti i vari persone speciali, angeli, meno fortunati, eroi, tutti appellativi che rientrano in una retorica di eccezionalità. Se sei disabile non puoi avere una vita normale, devi essere per forza qualcuno che affronta coraggiosamente le avversità vere o presunte. Non è un caso che sia così diffusa l'espressione nonostante la disabilità, seguita da varie frasi, per esempio nonostante la disabilità sia laureato, nonostante la disabilità ha un lavoro, nonostante la disabilità ha una vita felice. È una retorica molto comune che ha alla base appunto basse aspettative e il pregiudizio per cui disabilità equivalga a una brutta qualità di vita. Quindi la disabilità è intesa come ostacolo principe, ostacolo per eccellenza alla realizzazione individuale. E attenzione, la disabilità così intesa è qualcosa di totalmente depoliticizzato, cioè è qualcosa di inerentemente negativo a livello individuale, che rende la persona disabile singola
mancante e non la società che gli sta intorno, casomai, ad essere mancante. E quindi se le persone disabili sono dipinte come coloro che hanno una brutta vita eppure la affrontano, allora è una categoria di persone che diventano facilmente un modello di motivazione per gli altri, degli esempi di vita, volenti o nolenti, vengono oggettificate. E questo è qualcosa che vediamo spesso sui social, sui media in generale, storie ispiranti di persone disabili con un sottotesto ben preciso. Cioè, per esempio, se ce l'ha fatta lui, che ha una vita così tragica e con così tante difficoltà, tu che scuse hai? E non solo la disabilità in sé è intesa come appunto un problema inenarrabile da cui prendere le distanze, ma proprio le persone disabili sono esse stesse problematiche, appunto perché sono disabili, quindi sono delle non persone che non appartengono davvero alla società. E c'è un concetto molto diffuso che è quello di integrazione. Quindi, secondo questo modello, le persone disabili sono persone che vanno integrate appunto perché più o meno problematiche o mancanti. Quindi si parla di integrare gli alunni disabili, si parla di integrazione al lavoro, di integrazione sociale, sempre però in un processo in cui c'è un gruppo con più potere sociale che con una certa benevolenza integra e fa entrare qualcun altro. E quindi questo è un processo che dipinge le persone disabili come un elemento alieno e anormale. E di nuovo c'è la società che viene deresponsabilizzata, mentre è la società che di fatto esclude, tratta diversamente, rende altro determinate categorie di persone. Sì, e detto tutto questo, vorremmo fare un attimo un focus sulle narrazioni nelle storie, per esempio, di fantasia, che sono anche quelle una buona cartina al tornasole del modo in cui sono concepite le persone disabili, perché solitamente i narratori sono non disabili, quindi torniamo al concetto del fatto che il concetto che il potere sociale solitamente ce l'hanno le persone non marginalizzate. Quindi ci sono un sacco di personaggi disabili nelle storie, nei film, nei libri che a un certo punto della vicenda guariscono. È la cosiddetta retorica della cura. Se secondo un sentire comune che abbiamo appena visto, la disabilità sarebbe incompatibile con la realizzazione personale, allora capiamo perché sia purtroppo molto diffusa l'idea che la felicità e il successo per una persona disabile possano esserci soltanto quando c'è la cancellazione della disabilità. Cioè la persona disabile felice è quella che è guarita dalla disabilità. Prendo 3 esempi famosi che conosciamo tutti sicuramente. Clara di Heidi, che prima è in carrozzina e alla fine della storia cammina grazie all'area di montagna. Colin del giardino segreto, il bambino disabile che poi guarisce, sempre stando all'aria aperta. E anche il film Forrest Gump, c'è quella scena epica che molti ricorderanno in cui il protagonista bambino corre con gli ausili ortopedici, ma poi a un certo punto non ne ha più bisogno, è guarito magicamente dalla sua disabilità fisica. E poi sempre una retorica molto diffusa è la retorica delle persone disabili come peso per la società. Nei giornali, ad esempio, vediamo spessissimo l'espressione gravare sui familiari. Le persone disabili sono dipinte come peso per la loro famiglia prima e poi per la collettività intera. Questo si collega alla retorica sempre molto presente dell'istituzionalizzazione, presente ovunque nei discorsi dei politici, nei giornali e nei film. L'idea che le persone disabili stiano meglio nelle strutture, negli istituti, perché con Basaglia sono stati chiusi i manicomi, ma le strutture per le persone disabili che non sono autosufficienti sono vive e vegete. Non è assolutamente scontato però nel dibattito pubblico che questa sia una segregazione e che le persone disabili dovrebbero invece poter vivere
dove pare a loro con i giusti supporti. Anzi, non c'è proprio un dibattito pubblico sull'argomento. E un esempio lampante di questo tipo di retorica, della retorica dell'istituzionalizzazione, lo troviamo nel film Rain Man, dove lo stesso protagonista autistico sceglie di ritornare a vivere nella struttura. La segregazione in questo caso viene normalizzata e fanno addirittura dire al protagonista col suo gesto: io non appartengo alla società. E questo è un messaggio. E questa non appartenenza delle persone disabili alla società si spinge fino a considerare la morte come preferibile alla disabilità. Preferirei morire che essere disabile è un'idea largamente normalizzata nella nostra società. Personalmente, da persone disabili, noi due ce lo siamo anche sentite dire direttamente o indirettamente più volte. Preferirei morire che essere come loro. E questa retorica, cito un altro film, questa retorica è ben espressa ad esempio nel film Io prima di te, film con un enorme successo di pubblico e appunto un successo di audience enorme, dove il protagonista che sceglie di morire dopo aver fatto un incidente dice: non sarò mai il tipo di uomo che accetta tutto questo. E tutto questo sarebbe appunto la nuova vita disabile. E ecco, queste che abbiamo elencato adesso sono le principali narrazioni che costruiscono le persone disabili come persone a parte, altre. E il problema è che appunto il focus dell'incontro di oggi, il problema è appunto che non sono solo parole, si tratta invece di narrazioni ben salde, ben strutturate, fondate, che contribuiscono a costruire la realtà e che hanno effetti diretti sulla vita delle persone. E sono narrazioni molto usate proprio perché riflettono una specifica concezione di disabilità, quella che va per la maggiore, che pensa alla disabilità come a una condizione pessima e inenarrabile, appunto come costrizione. Grazie a Maria Chiara e a Elena. E l'ultimo intervento è quello di Luigina Mortari, che è docente di pedagogia generale e sociale al Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona e anche presidente del CDA di Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, che naturalmente è un punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia, e il suo intervento credo avrà come fulcro questo rapporto tra la comunicazione attenta all'altro e l'atto di cura, cioè qualcosa che appunto, come dicevamo anche nelle premesse, poi ha una ricaduta effettiva sul benessere degli altri, appunto delle altre persone. Ecco, si sente adesso? Sì. Grazie per la parola che mi avete dato. Il tema sì, è molto vicino alle questioni educative, perché quando si parla di cura, la categoria di cura è centrale nella vita umana, però vorrei partire, prima di arrivare a mettere l'accento sulla dimensione della comunicazione e quindi della parola, a spiegare il perché la cura è centrale. Noi viviamo in una società, in una cultura dove al centro della filosofia c'è il tema della giustizia, la filosofia politica che ha costruito lo spazio dell'agire pubblico è una filosofia maschile costruita sul concetto di giustizia. Il tema della cura è sempre stato trascurato. La cura è sempre stata considerata, la cura del corpo, assegnata alle donne e confinata nell'ambito della casa. Solo negli anni '80 si è cominciato a parlare della cura come categoria importante del vivere, come categoria della vita individuale e anche della vita pubblica. Se ne è cominciato a parlare nel mondo anglosassone, per la precisazione nel Nord America e poi in Australia, in qualche modo ha cominciato a essere diffuso nel Nord Europa, ma poco, se non in qualche contesto abbastanza ristretto, in ambito italiano.
dimenticando però che la nostra cultura viene proprio da una filosofia che ha messo al centro la cura. La filosofia antica, la filosofia di Platone, dice che la politica è la epimeleia koines, cioè è la cura della comunità. E già questo basterebbe a rifondare la visione politica nella sua interezza rispetto al modo in cui è concepita oggi come gestione burocratica degli affari, no, dello Stato. E quindi secondo un pensiero, per usare un'espressione heideggeriana, secondo un pensiero calcolante, anziché usare un pensiero profondamente umano. Ma Platone non dice solo che la politica è la cura della comunità, ma dice la cura è la primarietà ontologica dell'essere umano, perché senza cura non c'è possibilità che la vita umana fiorisca. Questo lo dice in quasi tutti i suoi dialoghi, lo dice ad esempio nell'Apologia di Socrate, dove appunto troviamo Socrate, il primo grande filosofo che fonda il pensiero occidentale, che difendendosi davanti al tribunale di Atene che lo aveva accusato di impietà, dice che lui non è un semplice insegnante, cioè colui che fa istruzione, in greco la parola è didaktike, ma è colui che si prende cura dell'anima dei giovani. Questo è il concetto che fonda la filosofia occidentale, prendersi cura dell'anima dei giovani. E questa espressione molto bella si troverà dimenticata per secoli e verrà ripresa recentemente, quindi nel secolo scorso, da una grande filosofa spagnola che è Maria Zambrano, la quale scrive un libro, Verso un sapere dell'anima, dove lei mette al centro del pensare il fatto che noi innanzitutto, oltre a essere corpo, ovviamente siamo anima, e che una buona paideia, cioè una buona educazione, si prende cura dell'anima. Quando io uso la parola anima, la uso proprio nel senso greco del termine, come soffio vitale, quindi senza una connotazione religiosa, ma per segnalare quel bisogno di trascendenza che è proprio di ogni essere umano, c'è il bisogno di andare oltre il dato per costruire la propria vita, per modellare la propria esistenza. Noi abbiamo bisogno di cura proprio perché abbiamo bisogno di costruire la nostra vita. E ciascuno di noi nasce fragile, estremamente vulnerabile, lo siamo tutti. Siamo fragili e vulnerabili soprattutto all'inizio della vita, quando abbiamo bisogno di tutto. Diventiamo particolarmente fragili e vulnerabili quando siamo verso la fine del tempo della vita, quando torniamo ad avere bisogno di tutto e di tutti, ma una certa fragilità, una certa dose di vulnerabilità ci accompagna per tutta l'esistenza, ed è per questo che ciascuno di noi ha sempre bisogno degli altri, delle altre e degli altri. E ciò di cui abbiamo bisogno dagli altri e ciò di cui gli altri hanno bisogno da parte nostra è appunto la cura, che vuol dire prendersi a cuore la vita. Quindi una politica della cura è la politica che mette al centro il bisogno di profonda umanità di cui ha bisogno l'anima per poter arrivare alla pienezza della propria attualizzazione. E per questo invito a leggere le opere di Amartya Sen e Martha Nussbaum, questo economista e questa grande filosofa, che si sono occupati di analizzare la qualità della vita nella società indiana, e scardinando il concetto di PIL, di prodotto interno lordo, invitano a misurare la qualità di una società capendo quali capacità umane può soddisfare ciascun cittadino. Allora, è la teoria delle capabilities, quindi quale grado di cura una politica mette in atto affinché ciascuno possa trovare le condizioni per realizzare il proprio potenziale, il proprio essere al mondo più proprio. Che in tutto questo, senza dilungarci oltre in quella che è la politica della cura, che è un tema a cui sono molto legata, che ruolo ha in tutto questo la parola? La parola, e quindi la comunicazione, ha un ruolo centrale, perché, come dice Heidegger, l'essere umano abita il linguaggio. Noi abitiamo la parola e sono le parole che strutturano il nostro essere. Proviamo a pensare che parte hanno le parole nel farci sentire bene e quindi a casa nel mondo, o farci sentire non a casa nel mondo, non nella dimora. I grandi narratori, e
i grandi scrittori, e qua presente c'è con noi una grande scrittrice che è Dacia Maraini, conoscono la potenza della parola di mettere al mondo mondi di esistenza, mondi narrati in cui ciascuno può ritrovarsi e può specchiarsi. Noi abbiamo bisogno della parola per strutturare la nostra anima. Heidegger dice che quando l'essere umano nasce nel mondo si trova gettato nel mondo. Proviamo a pensare a questa espressione che è passata indenne per decenni nella filosofia contemporanea. Tutti tranquillamente diciamo, ecco, questa è una categoria heideggeriana, la categoria della gettatezza nel mondo. E per molto tempo anch'io non l'ho messa in discussione, perché dice una parte della nostra esistenza. Noi ci troviamo catapultati nel mondo, decisi da altri e non decisi da noi stessi. E questa non sovranità sulla nostra esistenza viene da Heidegger messa in parola come gettatezza. Però proviamo a dirla con un'altra parola, perché è chiaro che se noi ci descriviamo solo come gettati, un senso di angoscia profonda invade come un'onda del mare la nostra anima. Proviamo a pensare, come dice Eva Kittey, questa grande filosofa americana, madre di una ragazza disabile, che parla del lavoro di cura come il dependency work, il lavoro della dipendenza, la quale dice: tutti noi veniamo al mondo da una madre, e tutti noi dovremmo pensare che veniamo da una madre. E allora proviamo a pensare, dire il nostro venire al mondo come trovarci nell'abbraccio di una madre. Questo è un altro modo di dire la nascita. Non siamo solo gettati, ma veniamo al mondo anche in un abbraccio. E se mettiamo al centro questa parola, ecco che si configura subito un'ontologia differente, una filosofia differente. Centrale diventa un gesto particolare, che è il gesto dell'abbraccio, quel gesto che contiene il corpo del bambino, ma che contiene anche l'anima, perché quando un bambino si sente contenuto nel corpo, si sente anche contenuto profondamente come essere umano. E lo dice Winnicott, questo grande pediatra e psicanalista inglese, che dice: la madre, ed ecco qua, viene in questo momento, no? L'attenzione alle parole. Winnicott usa questa espressione, che viene così tradotta in italiano: madre sufficientemente buona. Bruttissima questa espressione, perché sembra che alla madre venga dato un voto come a scuola. È una traduzione scorretta dell'inglese, sarebbe adeguatamente buona o madre adeguatamente devota. Ecco, la madre adeguatamente buona, cioè quella che sa fare bene il suo lavoro, è quella che sa tenere nelle braccia il bambino. In inglese to hold, contenere. Ecco, vedete già come basta cambiare una parola in una traduzione e cambia la rappresentazione del senso dell'esistenza. Noi dobbiamo prestare attenzione alle parole, perché le parole strutturano il nostro modo di pensare e strutturano il nostro modo di sentire. Molti dei sentimenti che invadono la nostra anima, che invadono il nostro cuore, dipendono dalle parole che usiamo. Se quando arriviamo in una casa, se quando arriviamo in una città e proveniamo da un mondo lontano, veniamo accolti con parole di pace, nell'anima prende forma un sentire che ci rapacifica col mondo. Se invece veniamo accolti da parole che creano distanza, l'animo può essere invaso da una sorta di tremore. E il tremore ontologico, cioè quel sentirsi non a casa propria nel mondo, può scatenare comportamenti che poi diventano disfunzionali rispetto al mondo che abitiamo. E allora, se le parole, per noi che siamo di casa nel linguaggio, e il poeta Hölderlin dice: noi siamo un colloquio, è bellissima questa espressione, noi siamo un colloquio. Quindi se le parole che noi diciamo strutturano il mondo che abitiamo, allora dobbiamo avere una grande cura delle parole. E il primo modo di creare uno spazio pubblico, di uno spazio politico, è l'attenzione alle parole che usiamo. Noi siamo esseri plurali e singolari, dice Hannah Arendt, questa filosofa del Novecento. Cosa significa essere plurali e singolari? Siamo esseri che hanno una parte di noi accomunata a tutti gli altri, per questo ci intendiamo. La parte dell'umano ci accomuna a tutti, la parte della gattità
accomuna i gatti, la parte dell'umano accomuna gli umani, fra umani ci si può parlare perché c'è questa parte plurale che ci accomuna, ma c'è anche una parte singolare, che è la parte che di ciascuno di noi fa qualche cosa di assolutamente unico. La mia parola è una parola politicamente buona quando, incontrando l'altro, mi metto in contatto con la sua dimensione plurale, ma dà voce anche alla sua dimensione singolare. Quando uso una parola in cui l'altro si riconosce per quello che è, nella sua singolarità. E questa parola, che è la parola parlante, la parola viva, è una parola che chiede di essere coltivata, chiede un'educazione particolare della mente. Chiede alla mente la capacità critica riflessiva, che è quella capacità di liberare lo spazio del pensare dagli stereotipi. Chiede di liberare lo spazio del pensare dagli automatismi con i quali quotidianamente noi ci relazioniamo con il mondo. Allora c'è una parte di parole che ovviamente usiamo automaticamente, non potremmo fare diversamente. Se ogni momento dovessimo cominciare a pensare, dice Hannah Arendt, non avremmo il tempo per fare le cose banali comuni di tutti i giorni. Ma ci sono momenti in cui il pensiero deve fermarsi, pensare a quello che accade e trovare la parola giusta per dire quello che accade in quel preciso momento, liberando la mente delle teorie già date. Se dovessimo parlare per utopie, l'utopia della comunicazione è quella che viene disegnata da due parole che usa Platone nel Fedro, quando dice che la mente è apalenka i abaton, cioè una mente tenera e pura. Ecco, questo potrebbe essere il manifesto di una teoria della comunicazione. Una mente tenera è una mente capace di intenerirsi di fronte all'altro, non oppone barriere, non oppone durezze, ma si lascia modellare dal modo in cui l'altro parla di sé. Ed è pura perché non ha stereotipi, perché non ragiona per teorie date, ma si mette di fronte all'altro in un ascolto che è un ascolto aperto, radicale, capace di fare spazio reale a quello che l'altro dice di sé. Solo quando tu ti metti con impegno a lavorare sulla tua mente perché si faccia per quanto possibile tenera e pura, sai trovare la parola dell'incontro, quella che Maria Zambrano definisce, usa alcune parole, qua ne cito solo tre, la parola misericordioso, cioè la parola che accoglie, un termine molto in uso nella cultura spagnola, soprattutto per lei che studiava i mistici e per certi aspetti anche la cultura antica, la cultura latina a partire da Seneca, una parola narrativa, cioè una parola che racconta, perché raccontare vuol dire mettere in scena la vita mia e tua, questa è la parola narrativa, e poi una parola conviviale, dice Maria Zambrano, bellissima, la parola conviviale, cioè la parola che ti mette a tavola insieme all'altro, che ti permette di condividere con l'altro uno spazio vero di vita. Se il processo di formazione del cittadino venisse costruito su questi principi, forse avremmo uno spazio di vita meno conflittuale, uno spazio di vita dove la singolarità dell'altro, insieme alla sua pluralità, può trovare spazio. Perché noi siamo abituati a ragionare per categorie, lo si è visto oggi negli interventi che ci hanno preceduto, ma il mondo umano è un mondo che non si può pensare per categorie. Quando lo pensi per categorie, la politica si è già chiusa dentro recinti. La vera politica è quella che è capace di cogliere la singolarità di ciascuno. E la cura è proprio questo, la piena attenzione ai bisogni dell'altro nella sua singolarità più propria. Grazie Luigina Mortara per il suo intervento, per i riferimenti così ampi. E volevo chiudere questo nostro pomeriggio, volevo chiudere questa nostra mattinata insieme con un ultimo giro, ma rapidissimo, di 1 minuto a testa tra i nostri ospiti, come se fosse una sorta di esercizio di attenzione, come a dire, uscendo anche, cercando di uscire da questa stagione non facile che
che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, se c'è qualcosa a cui prestare concretamente attenzione. Un po' è venuto già fuori dai vostri interventi, ma mi piacerebbe che lasciaste a chi ci ascolta una cosa in più, non so, fosse anche appunto una parola, un libro da leggere, una cosa a cui fare caso, ricominciando da Dacia Maraini, come se fosse un po' un esercizio, un compito per casa. Dacia. Il microfono? Hai ragione, avevo chiuso. Intanto mi ha fatto molto piacere ascoltarvi tutti quanti, veramente, con molto piacere. E Stefano, io sono talmente d'accordo che ti abbraccerei, perché penso che sia la base veramente su cui noi dovremmo sempre pensare e agire. Siamo persone umane. Non esistono, cioè tutti diversi, ognuno nella sua differenza, anche con la gioia di essere diverso, ma alla base persone umane. Io vorrei ricordare che tutti i razzismi sono sempre stati teorizzati da chi si sentiva superiore, perché non c'è mai stato un razzismo teorizzato da chi diceva io appartengo a una razza inferiore. Quindi il razzismo è sempre stato la teorizzazione che veniva dall'alto, da chi si sentiva superiore e voleva mettere in condizione di inferiorità l'altro, e quindi prendeva le occasioni, appunto, prendeva il pretesto, no, di una differenza fisica, fisiologica, per dire che l'altro in qualche modo era inferiore. Quindi per me questa è la legge, è la regola assoluta. Siamo persone umane, e pensare in questi termini credo che sia importantissimo, fondamentale, perché se riconosciamo la nostra uguaglianza, la nostra base umanitaria, si può anche mettersi d'accordo, perché alla fine, se, al di là di tutte le religioni, tutte le i credi, di tutte le culture, c'è una base identitaria uguale, cioè abbiamo tutti l'idea della sacralità dell'essere umano, che non deve essere offeso, non deve essere umiliato, non deve essere maltrattato e ferito. Se abbiamo l'idea che gli esseri umani hanno dei diritti, il diritto di pensiero, di parola, di movimento, il diritto alla propria identità, beh, questo ci dovrebbe mettere tutti d'accordo, anche se naturalmente ci sono sempre i disaccordi, però secondo me, se noi vogliamo trovare dei punti d'accordo per mettere insieme i paesi e le varie fedi o religioni o politiche, secondo me bisogna battersi su questa cosa fondamentale della persona umana, perché poi alla fine tutti, nonostante le religioni, siamo persone umane, e in quanto tali ci dobbiamo riconoscere e capire. Questo è il punto, secondo me, essenziale. Grazie, grazie Dacia. Katie Latorre, anche tu un piccolo, come dire, congedo. Ma intanto davvero grazie, perché è stato molto interessante anche questo scambio di punti di vista complessi, articolati da diverse prospettive. Io voglio dire solo questo, che nella mia vita ho imparato che vivere liberi dal pregiudizio significa avere la possibilità di cogliere degli incontri che altrimenti non coglieremo. Ho capito questa cosa da un incontro che ho avuto qualche anno fa con Monsignor Matteo Zuppi, cardinale, vescovo di Bologna. Questo incontro, io sono atea, agnostica, mi ha permesso di capire questo, cioè mi ha permesso di incontrare faccia a faccia i secolari pregiudizi che la mia comunità, che è quella LGBTQ, sì, siamo persone, però poi siamo anche persone con una specificità, una pratica anche di attivisti di alcune comunità, ha nei confronti della Chiesa ed un reciproco pregiudizio della Chiesa nei confronti dell'omosessualità, delle persone transessuali. Io ho iniziato a frequentare assiduamente la comunità Piccola Fraternità di Nazareth, nonostante io sia una persona tuttora
atea, e alla fine abbiamo portato in scena con Sor Maria Chiara, che è un esponente anche del femminismo dentro la Chiesa, o meglio della condizione delle donne nella Chiesa. Abbiamo portato in scena abbiamo scritto uno spettacolo teatrale che si chiama Da che pulpito. Alla fine di questo spettacolo lei narrava la storia di una grande attivista trans, Silvia Rivera, che l'aveva particolarmente colpita. Silvia Rivera, colei la quale diede vita ai moti di Stonewall nel 69, che poi hanno dato vita al Pride, e io ho scelto di raccontare la storia di una santa, Santa Rita, che è la santa dell'impossibile, insomma, così definita. Ecco, chi l'avrebbe mai detto 10 anni fa, 20 anni fa, guardando alla mia vita, se guardiamo da fuori, di un'attivista lesbica, non binaria, di un incontro di questo tipo? Non l'avrei mai detto se mi fossi trincerata dietro i miei pregiudizi. Invece io ho superato, anzi più che superato, li ho proprio ignorati, non ho avuto alcun pregiudizio, e da questa libertà, perché ricordiamoci sempre che i pregiudizi sono gabbie, così come gli stereotipi, da questa libertà è nato un incontro. Io auguro a tutti quelli che ci stanno ascoltando di praticare la libertà dal pregiudizio, perché è anche libertà di incontro. Grazie Katie. Stefano? Io ringrazio a mia volta voi tutti per le importantissime relazioni che avete fatto, io ho imparato molto, ricambio con emozione e gratitudine l'abbraccio di Dacia naturalmente, e concludo dicendo due cose. La prima è la mia massima, cioè che non c'è niente di più normale che essere unici, anche questa vale per tutti. La seconda, io con piacere vorrei riprendere la citazione di Heidi, che è stata fatta poco fa, non mi ricordo se da Elena o da Maria Chiara. Io dico sempre, io ho rivisto Heidi alcuni anni fa con mia figlia quando era piccola, aveva 5 anni, e devo dire che ne ho apprezzato molto il valore, perché è una storia di fantasia, ma dice una cosa vera. Heidi è la storia di un miracolo. Una bambina paralitica che riprende a camminare. Perché? Perché la sua amica Heidi ne valorizza l'unicità. Qual è l'unicità di Clara? L'unicità di quella bambina paralitica è che era la persona di cui Heidi non poteva fare a meno, la sua amica, la sua confidente, la persona che la faceva sentire felice, anche lontana dalle sue montagne. E c'era soltanto lei in tutto il mondo che aveva questa capacità. Heidi le riversa addosso una quantità di amicizia, di incoraggiamento, di importanza che Clara non aveva perché era trattata da disabile in casa sua. Quindi aveva un'autopercezione di inferiorità, e questa è una cosa che purtroppo si scatena in tantissime persone nella vita reale, che questa le teneva bloccata. Heidi, con la sua amicizia, la sua energia, trasfonde in Clara tutta la speranza che aveva perso e le rimette in moto la capacità di camminare. Ecco, la considerazione con cui concluso è questa: pensate se tutti noi facessimo con tutti quello che Heidi fece con Clara, cosa sarebbe questo pianeta? Non sarebbe più un pianeta, sarebbe il diamante più splendente di tutto l'universo. Elena e Maria Chiara? Grazie per tutti gli spunti, per tutti gli interventi. Hai parlato di compiti a casa, quindi per chi volesse fare un compito a casa posso dire: guardiamo in modo critico le narrazioni sulla disabilità da cui siamo circondati, perché è molto probabile appunto che riflettano una concezione per cui le persone disabili sono qualcosa di a parte, qualcosa di altro, con tutto ciò che questo poi comporta nella vita quotidiana. Grazie. E infine Luigina Mortari? Microfono? Scusate, io lascerei solo 3 parole alla riflessione di tutti, poi ciascuno le possa riempire come meglio pensa, che sono
la parola rispetto, che è molto diverso dalla parola tolleranza, la parola responsabilità, che ci chiama a rispondere all'altro, rispondere, essere responsivi all'altro, e la parola riflessione. Cominciano tutte per R, forse non è casuale. Riflettere su queste parole per cercare, a partire da ciascuno di noi, il modo di renderle operative nel mondo, secondo la propria, come dire, unicità, ma anche pensarle riflessivamente, perché in ogni momento, a seconda delle persone che incontriamo, il rispetto e la responsabilità chiedono azioni diverse per costruire un mondo in comune e fare proprio comunità. Grazie anche a Luigina Mortari, così ringrazio tutti gli ospiti, Dacia Maraini, Katie Latorre, Stefano Ferri, Maria Chiara ed Elena Paolini, Witty Wills, appunto almeno nella loro presenza in rete, Luigina Mortari, e ancora una volta ribadisco che è stata una bellissima occasione questa della nostra conversazione intorno alla diversità vista dall'altro, una guida pratica alla comunicazione del futuro. Ci ha aiutato con la lingua dei segni Arianna Colombani, voglio ovviamente ringraziarla in modo particolare, così come ringrazio chi ha reso possibile un'iniziativa che, come dicevo all'inizio, è anche all'interno di un progetto molto più ampio di sensibilizzazione sui temi della valorizzazione delle diversità. È un progetto appunto di Telecom ed è un progetto che ha coinvolto moltissime aziende, una rete molto vasta di aziende, anche per parlare effettivamente con i lavoratori, delle lavoratrici, per stare dentro al mondo delle aziende, portando appunto la riflessione sulla inclusione e sul rispetto. A questo punto, diciamolo pure con una locuzione che abbiamo più volte rafforzato in questa nostra conversazione, il rispetto dell'unicità della persona umana. Quindi grazie davvero di aver seguito questa nostra conversazione, che spero sia fruttuosa appunto per chi l'ha ascoltata. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.